Amici arcani, ben trovati! So che stavate aspettando la parte 3 dell'Inferno di Dante, ma non preoccupatevi perché manca davvero poco. Ma ci tenevo a fare due chiacchiere veloci con voi in questo video per spiegare un paio di cose. Vorrei dare qualche chiarimento su alcune critiche e domande che girano nei commenti sul video dell'Inferno dantesco. Così vi spiego anche il mio punto di vista su certi temi. Ma prima di tutto permettetemi di fare dei ringraziamenti. Grazie di cuore a chi ha deciso di abbonarsi al canale per supportarmi e a tutti quelli che spontaneamente hanno fatto una donazione, anche piccola. È un gesto che apprezzo tantissimo e mi dà una gratificazione enorme sapere che quello che faccio con i miei video vi piace così tanto da spingervi a supportarmi. E credetemi, significa davvero molto per me. Naturalmente un grazie immenso anche alle centinaia di persone che soprattutto negli ultimi progetti mi hanno sommerso letteralmente di commenti di apprezzamento e di incoraggiamento. La vostra energia mi dà una forza incredibile, più di quanto pensassi di avere. Credetemi che se non ci foste voi a spingermi avanti come un treno non sarei qui oggi. Ma e oggi dove siamo? Dovete sapere che il 13 novembre 2023 nasceva ufficialmente Agente Arcano, anche se all'inizio non si chiamava proprio così, forse più storici di voi se lo ricorderanno. Siamo arrivati quindi al primo compleanno del canale e come se non bastasse abbiamo appena raggiunto anche un altro traguardo incredibile, i primi 10.000 iscritti. Io non so come dirvelo meglio, quindi fatevi bastare questo gigantesco, immenso, epico e cinematografico grazie. Ora veniamo al sodo. Uno dei commenti più frequenti riguarda il sincronismo del parlato dei personaggi, soprattutto nel primo episodio. So che non è stato proprio apprezzato e avete ragione. Il lip sync non è perfetto e purtroppo stona un po' nella resa finale del video. Il problema è che al momento tutte le IA a disposizione fanno un buon lavoro, quasi diciamo, se è solo nell'inglese, mentre in italiano il risultato è veramente pessimo, scattoso e impreciso, dà un effetto di amatoriale, sinceramente a me proprio mi dà i nervi. E quindi cerco sempre di puntare al massimo, poi ci posso riuscire o meno, ma purtroppo finché non ci sono strumenti più avanzati, questo attualmente è il miglior risultato che vi posso offrire. Poi se qualcuno ha qualche milione di euro da prestarmi per fare un video con attori veri verrà sicuramente meglio, statene certi. Anzi, scrivetemi in privato che vi mando l'IBAN così potete fare il bonifico. Infine, un'ultima cosa per chi magari poco pratico pensa che fa tutto l'IA, come se bastasse un abbonamento a Runway per generare 3 video e metterli in fila come soldatini. Ecco, senza offendere nessuno, ci mancherebbe, ma se pensate che sia così semplice, è evidente che non avete mai provato nemmeno a montare 2 video uno in fila all'altro, altrimenti sapreste quanto lavoro c'è dietro. Voglio parlarvi di un aspetto delle intelligenze artificiali che spesso non viene menzionato nei video di presentazione. Funzionano benissimo per creare dei video d'effetto, tipo se volete un gattino che gioca a basket con un cane, ci riuscite anche voi, ma senza problemi. Ma se invece volete fare un video dove c'è lo stesso gattino, dove c'è lo stesso cane, lo stesso sfondo, gli stessi colori, ecco, allora lì iniziano i problemi. Perché mantenere la coerenza nella generazione delle immagini e dei video è una sfida. Ogni immagine viene sempre un po' diversa dall'altra e rischia di far sembrare tutto un lavoro amatoriale. Per ottenere risultati migliori bisogna prima di tutto imparare a scrivere dei prompt in modo migliore, nel modo giusto anzi, non nel modo migliore, e poi usare strumenti professionali. E così rispondo anche a chi mi chiede quale IA utilizzo. Io uso spesso Leonardo AI, che per la precisione dei dettagli secondo me è impareggiabile, e lo accorpo insieme a Midjourney perché Midjourney mi fa delle immagini cinematografiche ed effettate che adoro. Spesso creo un'immagine con l'uno o con l'altro e poi le do in pasto alla IA opposta come base di riferimento per generare nuove immagini ancora più belle. Ma finisce qui? No! Manco per sogno, perché una volta creati i video c'è tutto il lavoro di post-produzione, quindi aggiustare i colori, che in gergo si chiama color correction e color grading, che è fondamentale,
Poi aggiungere effetti speciali, fiamme, nebbia, sfocature, effetti particellari, insomma serve tempo e un bel po' di lavoro. Per fare tutto questo io uso DaVinci Resolve, che è uno dei migliori programmi sul mercato. Molti professionisti sono passati ad esempio da pacchetti da Adobe a DaVinci Resolve. Io ve lo mostro direttamente sul mio PC, così rispondo anche a chi ogni tanto dubita che faccia tutto io. E già che ci siamo, vi anticipo anche qualcosina del prossimo episodio dell'Inferno. Ok, qua siamo sul mio DaVinci Resolve. Questo è tutto il progetto dell'Inferno, dall'inizio fino a dove insomma sono arrivato a editare. Aspetta che faccio un po' di spazio perché si deve vedere bene. Questi sopra sono tutti video, mentre questi sotto sono tutti gli audio fra parlato, effetti speciali e quant'altro. Ah, dimenticavo lo spoiler, qua c'è insomma il nuovo, la new entry del Girone dei Violenti, il Minotauro. Questo ve lo spoiler, ma insomma poi a breve lo vedrete direttamente nel grande schermo. Pensate che DaVinci Resolve è uno dei programmi di eccellenza usati proprio ad Hollywood. Io l'ho studiato, ho preso una certificazione base e continuo ad aggiornarmi per poter dar vita alla mia passione per il cinema. E qui arriva un altro aspetto importante del mio lavoro, la musica, che fa il 50% della riuscita di un video. Ebbene sì, ho sviluppato un buon orecchio musicale dato che io sono un pianista. Alcuni di voi avranno forse notato un pianoforte bianco nei miei video. Io ho studiato pianoforte per 11 anni fino all'età di 20 anni, poi ho smesso, dopodiché nel 2020 l'ho ripreso e adesso insomma lo suono per diletto. Però quello importante è che la musica ha avuto un ruolo importante nella mia vita. Adesso mi dedico a qualcosa di diverso, ma il gusto per certe sonorità e un certo orecchio allenato restano e li metto tutti nei miei video. Quindi, caro amico che dici che fa tutto l'IA, capisci che non esiste il pulsantino magico che fa tutto per ogni cosa nella vita, e questo è il massimo della banalità, ma insomma, lo ripeto, per ogni cosa nella vita serve competenza che si ottiene studiando e con tanta pratica. Non è una cosa questa che cambierà mai, non c'è IA che tenga. Tutta questa spiegazione per dirvi un po' più su di me e per chiudere il discorso sulle IA, che si può anche riassumere così volendo. L'IA è uno strumento, è come un pennello. Se a me date un pennello io vi faccio l'omino con gli stecchini, se lo date a un pittore vi lascia a bocca aperta. Quindi fa tutto il pennello? Mi sembra ovviamente di no. Ora un chiarimento veloce sull'abbonamento al canale. L'abbonamento costa 99 centesimi, lo sapete, è una cifra simbolica ovviamente per evitare il girone degli ignavi e degli avari. Scherzo ovviamente, voglio essere sincero come sempre. Io al momento sono da solo a portare avanti questo progetto, a fare tutto e non posso promettervi video esclusivi per gli abbonati. Non ho abbastanza tempo. Abbonarsi è solo un modo per sostenere questo progetto, una sorta di grazie simbolico per chi si sente di volerlo fare. Io, nonostante non garantisca nulla di specifico, vi assicuro che quando posso cerco di dare valore aggiunto. Ad esempio, per gli abbonati ci sarà il film completo dell'Inferno, quindi un unico episodio. E visto che in tanti lo chiedono, vi anticipo anche che realizzerò il Purgatorio e probabilmente anche il Paradiso. Ora la frequenza di pubblicazione ancora non la so, ma vi terrò aggiornati nei post della community. E concludendo, a proposito di community, ci tengo a dirvi una cosa molto importante. Per me, anche se questo è uno spazio virtuale, la buona educazione è fondamentale. Potete criticare quanto volete, non ci sono problemi, se lo fate in modo educato e costruttivo. Per me le vostre osservazioni sono oro, perché mi permettono di migliorare sempre di più. Ma a chi viene qui solo per sfogare le proprie frustrazioni, vi dico che non mi toccate minimamente, vi banno prima ancora di finire di leggere il messaggio. Voglio mantenere un ambiente sano in questa community che per me è splendida, che mi segue con rispetto e con tanta passione. Io leggo tutti i commenti, sempre, finché posso e riesco a farlo, continuerò a farlo. Rispondo a tutti, e che questa non è una cosa comune che trovate in tutte le community, andate a vedere sugli altri canali YouTube se lo fanno, ma per me è importante, quindi continuerò a farlo. Non ho tempo però da perdere con chi non ha voglia di confrontarsi educatamente.
Se non ti piace il mio lavoro, lo dici in modo rispettoso e ne parliamo, oppure te ne vai, semplicemente te ne vai, non c'è problemi. Ora, detto questo, è davvero tutto. Io vi ringrazio ancora una volta per il vostro sostegno. Mi raccomando, continuate a commentare e a lasciare il like, perché questo è l'unico modo per far capire a quel testone dell'algoritmo di YouTube che l'agente Arcano merita di essere consigliato sempre più in alto nei consigli della piattaforma. Io vi abbraccio e restate nei paraggi, perché presto vi farò vedere chi c'è nel girone dei violenti. Ciao!